Ciao a tutti amici di Vanilla. Nell'immaginario collettivo la famiglia Agnelli resta la più ricca e potente d'Italia, ma in realtà non è così. Nella classifica delle famiglie più ricche del nostro paese è solo al 10° posto, superata da famiglie famose come per esempio Berlusconi, Aleotti, ovvero la casa farmaceutica Menarini, Del Vecchio, quindi Luxottica, e soprattutto Ferrero, al primo posto come famiglia e come patrimonio personale di Giovanni Ferrero, e nelle persone più ricche John Elkann risulta solo al 26° posto, superato anche da Armani, Ferrari, Prada, De Longhi, Campari e Benetton e tanti altri. Gli Agnelli sono sempre stati riservati, lontani dalle cronache, tranne che per le tragedie familiari e in tempi recenti, e loro malgrado, per le notizie sull'Apo Elkann. Però negli anni 30 c'è stata una Agnelli che ha fatto scandalo ed è stata ostracizzata dalla famiglia. Raccontiamo la sua storia dall'inizio. Prima di vedere la vicenda di Virginia Bourbon del Monte, vi ricordo che il nostro progetto di divulgazione storica e culturale ha bisogno anche del vostro sostegno. Quel che vi chiediamo non è molto, basta un click sul tasto iscriviti. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie mille. Nel 1899 Giovanni Agnelli fondò, insieme a molti soci dell'élite torinese, la Fabbrica Italiana Automobili Torino. Nel 1906 la vecchia società fu liquidata e ricostituita con lo stesso nome, ma questa volta Giovanni Agnelli era il socio maggioritario. Giovanni aveva 2 figli, Aniceta ed Edoardo, quest'ultimo destinato a succedergli nella conduzione della Fiat. Edoardo era nato nel 1892, si era laureato in giurisprudenza e aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale come autista del generale Luigi Cadorna. Prima di assumere la carica di vicepresidente della Fiat, viaggiò molto per ampliare le conoscenze industriali e prepararsi alla successione al padre. Fu anche presidente del giornale La Stampa e dal 1923 presidente della Juventus, poi un ruolo che verrà portato avanti da tantissimi altri Agnelli. Era un uomo sportivo, a lui si deve anche la costruzione della stazione sciistica del Sestriere, divenuta poi una delle più famose d'Italia, frequentata dal jet set dell'epoca. Il 5 giugno del 1919 sposò Virginia Bourbon del Monte, famosa per essere una delle più belle principesse italiane dell'epoca. Il padre Carlo era principe di San Faustino e marchese di Santa Maria, la madre l'ereditiera americana Jane Allen Campbell. Virginia era nata il 24 maggio del 1899 e caratterialmente aveva ereditato la spregiudicatezza della madre. Non amava studiare, la figlia Susanna disse di lei fragile, amante della gaiezza, totalmente priva di istruzione, sempre e fondamentalmente una ragazza. Amava le feste, i divertimenti, era piena di corteggiatori e frequentava il giro di miliardarie americane, amiche della madre. Nel 1918, a una festa a Palazzo Barberini dove viveva, conobbe Edoardo Agnelli e fu un colpo di fulmine per entrambi. Già nell'aprile del 1920 nacque la prima figlia, Clara, poi Giovanni, Susanna, Maria Sole, Cristiana, Giorgio e infine nel 1934 Umberto. Dopo i primi anni di amore, il matrimonio iniziò a traballare per le abitudini di entrambi i coniugi. Se lei era spregiudicata, lui non era da meno ed era un susseguirsi di contrasti e riavvicinamenti. La famiglia trascorreva l'estate a Forte dei Marmi, mentre Edoardo faceva la spola fra la Toscana e Torino per i suoi impegni di lavoro. Il 14 luglio del 1935 stava rientrando a Genova con l'idrovolante per proseguire poi per Torino quando, in fase di ammaraggio, i galleggianti del Savoia Marchetti di famiglia urtarono un tronco che galleggiava in acqua, facendo cappottare l'aereo. Il pilota si salvò, mentre Edoardo fu colpito da un'elica e morì sul colpo. Virginia aveva solo 36 anni e una compagnia, se così possiamo definirla, di 7 figli, ma la sua voglia di vivere era restata la stessa. Nello stesso anno rivide Curzio Malaparte e i due iniziarono una relazione tanto forte da fargli decidere di sposarsi nell'ottobre del 1936. Malaparte non era sicuramente l'uomo ideale per una famiglia come gli Agnelli, un dandy, sempre elegantissimo e azzimato, pieno di donne, dalle quali era richiestissimo, ex fascista della prima ora, poi espulso dal partito per critiche a Mussolini,
Direttore della Stampa, ma licenziato nel 1931 perché definito fascista di sinistra. Arrestato per i suoi scritti contrari al regime nel 1933 e condannato a 5 anni di confino a Lipari. Grazie alla sua amicizia con Ciano, già nel 1934, fu mandato in soggiorno obbligato a Forte dei Marmi e infine liberato, ma restava controllato dall'OVRA, l'opera volontaria di repressione antifascista. Malaparte non aveva mai desiderato sposarsi. Alcuni sospettano che fra i due ci fosse stata una relazione ripresa dopo la morte di Edoardo. Non ce n'è alcuna prova, ma di Virginia era veramente innamorato e lei di lui. Giovanni Agnelli, suocero di Virginia, appena venne a conoscenza della relazione e dell'intenzione di sposarsi, si mosse per far togliere a Virginia la potestà sui figli. I pessimi rapporti di Malaparte con gli Agnelli, dopo il licenziamento dal giornale, il tradimento del fascismo, la condanna e la recente morte del figlio possono essere la ragione di un tale accanimento contro la nuora. Anche Virginia era controllata dall'OVRA e le prove della relazione servirono al senatore Agnelli per citare la nuora presso il Tribunale dei minori di Torino per condotta scandalosa. La sentenza del dicembre del 1936 recita: ritenuto che la madre dei minori, a breve distanza dalla morte del marito, ha contratto una relazione che tuttora perdura, i cui effetti non possono che essere gravemente pregiudizievoli al benessere dei minori, gli stessi possono essere affidati con piena tranquillità alle cure del nonno paterno, senatore Giovanni Agnelli. A Torino gli Agnelli erano troppo importanti. Virginia era già sicura del risultato della sentenza e con i figli si trasferì a Roma, dove aveva molte più conoscenze, prima ancora che venisse pronunciata. Nel maggio del 1937 venne riconfermata la sentenza di affido al nonno e Virginia fece intervenire Mussolini per mediare con gli Agnelli. I bambini alla fine restarono con la madre, anche grazie a Giovanni, che disse chiaramente al nonno che quello era il loro desiderio, ma la condizione era ovviamente la fine della relazione con Curzio Malaparte e Virginia rinunciò all'amore per stare con i figli. Quale figlia di una cittadina statunitense, Virginia venne arrestata dopo l'8 settembre del 1943 e confinata nel convento di San Gregorio al Celio, dove venivano tenuti i personaggi importanti, detenuti speciali, e da dove riuscì a scappare, forse aiutata da Eugen Dollmann, il diplomatico tedesco colonnello delle SS e probabile spia degli alleati, e raggiungere la figlia Clara nella villa Fürstenberg a Marocco, in provincia di Treviso. Virginia tornò a Roma dopo essere stata liberata e nel 1944, insieme a Dollmann e grazie alle sue conoscenze altolocate romane, riuscì a combinare l'operazione Farnese, un incontro segreto tra Papa Pio XII e il generale delle SS Karl Wolff, che si svolse il 10 maggio per trattare l'evacuazione pacifica da Roma delle truppe tedesche, contravvenendo agli ordini di Adolf Hitler. Virginia morì il 30 novembre del 1945 nello scontro frontale fra la sua auto e un camion militare nei pressi di San Rossore, mentre da Roma andava a Forte dei Marmi. È sepolta nella tomba della famiglia Agnelli a Villar Perosa. Perché la famiglia Agnelli, primo fra tutti il figlio Giovanni, che era legatissimo a lei, non ha mai gradito che si parlasse di Virginia? Perché la sua storia è praticamente dimenticata nonostante il suo notevole contributo al salvataggio di Roma? Qualcuno sospetta che la sua amicizia con i tedeschi potesse essere scambiata per collaborazionismo. Qualcuno azzarda pure una sua relazione col generale Wolff per alcuni rapporti dell'OVRA, ma non c'è nulla di certo. E anche se lo fosse, Virginia non si è certo adoperata in favore dei tedeschi. Giovanni comprò i diritti di riproduzione televisiva del libro della sorella Susanna, Vestivamo alla marinara, che doveva diventare uno sceneggiato televisivo in 4 puntate, rimborsando anche le spese per quanto già girato, pur di non farlo arrivare alle televisioni. È difficile capire perché tutta questa riservatezza sulla vita della madre, che fra l'altro lui adorava. Giovanni Agnelli morì il 16 dicembre del 1945, 15 giorni dopo la tanto osteggiata nuora.
Il nipote Giovanni passò ufficialmente alla guida della Fiat solo nel 1966. Gianni, come veniva chiamato, aveva sposato Marella Caracciolo e aveva avuto 2 figli, Margherita ed Edoardo, che doveva essere il suo successore, ma questi non mostrò mai il minimo interesse per l'azienda. Accusato di spaccio di stupefacenti, vicino prima alle religioni indiane e poi all'Islam, era in aperto contrasto con il padre e la famiglia per le sue posizioni contro il capitalismo. Si suicidò nel 2000 a 46 anni, venne ritrovato ai piedi del pilone di un viadotto della Torino-Savona. Dati i rapporti di Giovanni con il figlio Edoardo, era stato designato a succedere allo zio il nipote Giovanni Alberto Agnelli, figlio di Umberto Agnelli e di Antonella Becchi Piaggio. Si prevedeva per lui una prestigiosa carriera nella Piaggio e nella Fiat, ma Giovannino, così era chiamato per distinguerlo dallo zio, morì di tumore a soli 33 anni. La figlia di Gianni, Margherita, sposò il giornalista Alain Elkann ed ebbero 3 figli: John, attuale successore di Gianni, Lapo e Ginevra. Oggi Fiat esiste solo come marchio, non è più un'azienda a vocazione squisitamente italiana. Nel 2014 è confluita nel marchio FCA, Fiat Chrysler Automobiles, e poi nel gruppo Stellantis, di cui fa parte anche Peugeot, quotata alla borsa italiana, ma anche di New York ed Euronext, e con sede in Olanda. Il capitalismo italiano degli anni del boom è soltanto un ricordo che per alcuni è piacevole, mentre per altri molto meno. Per Virginia la sua storia con gli Agnelli aveva senz'altro un gusto agrodolce.